Il campo nacque nel 1940 come ulteriore luogo di reclusione per i detenuti, soprattutto polacchi, arrestati dai nazisti. Erano per lo più persone ritenute pericolose, intellettuali, uomini di fede, esponenti politici, ma anche prigionieri di guerra. Il complesso del museo è formato da 2 luoghi principali visitabili, Auschwitz I e Auschwitz II Birkenau, all'interno dei quali sono stati creati diversi allestimenti a testimonianza delle barbarie e atrocità avvenute. Il nostro percorso inizia nell'area centrale, dove in questi blocchi sono allestite mostre che testimoniano la deportazione come avvenuta dalle varie nazioni occupate. Sono state realizzate e predisposte a cura dei singoli paesi nel corso degli anni e testimoniano il loro collegamento con la storia di Auschwitz. In modo diverso vengono comunque toccati temi comuni, tra i quali l'ideologia nazista, le politiche degli occupanti tedeschi nei confronti della popolazione civile nei territori occupati, le repressioni, le persecuzioni, le deportazioni, le condizioni di vita nei campi. Vengono anche raccontati i movimenti di resistenza, le rivolte, le fughe, gli sforzi e l'impegno per documentare i crimini commessi ad Auschwitz. E ovviamente la liberazione. Sono tante le testimonianze e le diverse storie su chi erano queste persone anche prima della guerra, accomunate purtroppo da un tragico destino per la quasi totalità di loro. In questi blocchi sono raccontati e documentati lo sterminio e le condizioni di vita abominevoli dei detenuti. Un'urna contenente delle ceneri è un ricordo solenne di tutte le persone uccise. Il complesso non è solo un museo, ma anche il più grande cimitero al mondo. Si parla di circa 1,5 milioni di persone uccise, le cui ceneri furono gettate nei campi e corsi d'acqua circostanti per nascondere le prove di questo sterminio. Sulle pareti sono affisse fotografie scattate a Birkenau nel 1944 da un soldato delle SS, facenti parte di una collezione di circa 200 trovate dopo la liberazione. E poi il grande plastico che riproduce l'esterno e lo spogliatoio del crematorio 2 di Birkenau, del quale più avanti andremo a vedere i resti. A seguire nell'esposizione troviamo una vetrina contenente barattoli vuoti di Zyklon B, ritrovati dopo la liberazione. Molti altri erano pieni e pronti per essere utilizzati. 5-7 kg di Zyklon B erano sufficienti per uccidere da 1.000 a 2.000 persone in pochi minuti. Successivamente troviamo una camera di forte impatto emotivo dove non è ammesso riprendere. Sul sito ufficiale del museo potete trovare delle foto. Una grande vetrina racchiude circa 2 tonnellate di capelli tagliate alle deportate. I capelli venivano inviati in Germania per essere utilizzati prevalentemente per la produzione di filati. Alcune analisi effettuate dimostrarono la presenza di veleno. Dal momento in cui incominciò lo sterminio ebreo, molte persone vennero mandate alle camere a gas senza neanche essere registrate.
Arrivati al campo, ai deportati veniva preso tutto. Gli oggetti confiscati venivano smistati nelle baracche destinate a magazzino e inviati successivamente in Germania, oppure utilizzati dai militari tedeschi e dalle loro famiglie che vivevano nei pressi dei campi. Con l'avvicinarsi dell'esercito sovietico, diversi magazzini furono dati alle fiamme per cancellare le tracce. Tantissimi oggetti però si salvarono e furono ritrovati dopo la liberazione. Furono rinvenute circa 3.800 valigie, molte delle quali con scritte identificative. Ai deportati veniva richiesto di scrivere i nomi e le date di nascita dei proprietari e il numero di convoglio preso, con la promessa della restituzione all'arrivo. Fa impressione pensare che sono solo una piccola parte rimasta appartenente all'ultimo periodo di funzionalità del campo. È sconvolgente vedere queste stanze piene di migliaia e migliaia di oggetti, ognuno dei quali è appartenuto a un bambino, a una donna o a un uomo che qui hanno perso la vita. I detenuti ricevevano razioni alimentari indecenti di circa 1300-1700 calorie. La colazione consisteva in 1 litro di decotto di erbe o caffè, il pranzo in circa 1 litro di minestra di verdure, patate o barbabietole spesso avariate, la cena 300-350 grammi di pane nero duro e qualità quasi inesistenti di un altro alimento come circa 20-30 grammi di margarina. Il lavoro duro che consumava i corpi e il poco cibo causavano spesso la morte per fame. Dopo la liberazione sono state scattate delle foto di alcune detenute sopravvissute che pesavano tra i 23 e i 35 kg. All'arrivo al campo, ai detenuti venivano confiscati vestiti e qualsiasi effetto personale. Gli venivano rasati i capelli e li si faceva lavare con acqua ghiacciata. Successivamente venivano dati loro dei vestiti e delle calzature non adatte alle temperature rigide di questi luoghi. Spesso erano di taglie sbagliate, ma ancor più spesso erano sporchi di sangue o escrementi, magari infestati da pidocchi e pulci. Alla fine di queste operazioni, i deportati venivano contrassegnati con un numero e una specie di distintivo indicante la tipologia di prigioniero. C'era la distinzione tra prigionieri politici, ebrei, omosessuali, testimoni di Geova, prigionieri di guerra sovietici e tanti altri. Venivano quindi registrati e fotografati. Nel 1943, a causa dell'elevato numero di presenze, non vennero più fatte le fotografie ai deportati ebrei. Fu introdotto così il tatuaggio per coloro che non venivano uccisi subito nelle camere a gas. Ad Auschwitz furono deportati anche tanti bambini, soprattutto ebrei e rom, ma anche polacchi e russi. Si parla di circa 230.000 bambini. Quelli che non venivano immediatamente uccisi venivano spesso contrassegnati come prigionieri politici, venivano fatti lavorare duramente come gli adulti, alcuni di loro, prevalentemente i gemelli o bambini che portavano segni di menomazione, utilizzati per esperimenti. Alcune fotografie si trovano nella sala dedicata, dove troviamo anche quelle dei bambini salvati dall'esercito sovietico. Negli anni le condizioni di vita mutarono, ma restarono sempre pessime. All'inizio i detenuti venivano fatti dormire a terra, sopra della paglia che spesso era sporca e umida. Vennero poi utilizzati dei pagliericci e successivamente vennero introdotti i letti a castello, a 3 piani, dove per ogni piano dormivano almeno 2 persone. In
questi spazi dormivano anche 200 persone e le condizioni igieniche erano precarie. Le latrine e i lavatoi erano in comune. I blocchi 10 e 11 e il cortile in mezzo ai due erano tra i luoghi peggiori del campo. Il blocco 10 è chiuso al pubblico. Qui venivano fatti gli esperimenti sulle persone. Venivano utilizzati soprattutto donne e bambini e i test variavano dalla sperimentazione sulle reazioni corporee alla sterilizzazione attraverso radiazioni, iniezioni con prodotti chimici e altre torture. Tra i blocchi 10 e 11 c'è un cortile chiuso da ambo i lati. Dal suo interno si possono vedere tutte le finestre del blocco 10 sbarrate con dei legni per rendere impossibile la visione di cosa accadeva all'interno. Qui troviamo il muro della morte dove le SS fucilarono migliaia di persone. In questo cortile avvenivano anche le fustigazioni e la pena del paletto, che consisteva nell'appendere i detenuti per le mani legate dietro alla schiena. A seguire si trova il blocco 11. Al piano terra troviamo la sala delle udienze del Tribunale Speciale della Gestapo, dove nel giro di poche ore queste persone venivano giudicate e giustiziate. Nelle altre sale si vede dove i prigionieri venivano fatti aspettare e spogliare prima della pena capitale. Nei sotterranei del blocco 11 non si può riprendere. Qui si fecero le prime prove di uccisioni con lo Zyklon B e troviamo ancora oggi 3 tipi di celle punitive speciali. La cella 20, completamente murata con solo un piccolo buco in alto dove lasciar morire detenuti per soffocamento. La cella 22, composta da 4 mini sottostanze 90 x 90 cm, nelle quali venivano chiusi fino a 4 prigionieri alla volta, che erano costretti a strisciare attraverso un'apertura sulla base per potervi entrare. Successivamente potevano solo stare in piedi senza lo spazio per muoversi. La cella 18 è una delle celle dove venivano lasciati morire di fame i prigionieri. Qui c'è il ricordo di padre Kolbe, un sacerdote polacco che si sacrificò al posto di un altro prigioniero salvandogli la vita. Nella cella 21 sono conservati i graffiti dei condannati. I blocchi 20 e 21 erano destinati a ospedali e venivano chiamati l'anticamera della morte. Spesso chi entrava qui non ne usciva. Tra le condizioni igieniche in pratica inesistenti, il duro lavoro, la fame e le condizioni di vita precarie era difficile guarire. Inoltre c'era la paura per la selezione da parte delle SS. Se si pensava che una persona non potesse riprendere a lavorare in tempi brevi, veniva mandata alle camere a gas. Oltre che dell'infermeria, periodicamente le SS facevano la pulizia dei bunker e sceglievano alcune persone da uccidere o punire. All'epoca si poteva essere puniti per qualsiasi cosa. Ogni scusa era buona per un'azione punitiva. Quest'ultimo blocco ospita una mostra che tocca svariati temi. L'ideologia nazista, lo sterminio degli ebrei, la vita ebraica prima dello scoppio della guerra e c'è anche una parte dedicata alla memoria dei bambini di Auschwitz. È stata allestita una stanza dove sui muri bianchi sono stati riprodotti disegni dei bambini, disegni che riportano cosa vedevano e vivevano ogni giorno. È agghiacciante vedere quelle linee semplici che testimoniano aerei da guerra, impiccagioni, fucilazioni e altre scene di guerra, esperienze che un bambino non dovrebbe mai vivere. La mostra si conclude con una sezione dedicata alla memoria che comprende la sala con il libro dei nomi. Un libro enorme, lungo diversi metri, nel quale sono raccolti i nomi delle vittime dell'Olocausto.
Sulla via per recarci alla camera gas troviamo il piazzale dell'appello. Durante gli appelli, che potevano durare anche diverse ore, le SS contavano i detenuti verificandone la presenza e spesso si compivano esecuzioni capitali sulla forca mobile o su quella collettiva, della quale si trova una riproduzione sul piazzale. La prima camera a gas e il primo crematorio li troviamo al di fuori del recinto spinato del campo di concentramento. La stanza più grande fu trasformata in camera a gas, dove sul soffitto si trovano i buchi dai quali lasciavano cadere il Zyklon B. In alcuni punti dell'intonaco rimasto all'interno sono ancora visibili oggi i segni delle atroci unghiate dei condannati, incise durante la loro disperata agonia. Di seguito i forni crematori, nei quali venivano bruciati fino a 350 corpi in un solo giorno. A Birkenau furono costruiti e perfezionati altre camere a gas e forni che diedero la possibilità di velocizzare questo ignobile processo di sterminio. E qua si conclude, il primo giro a Auschwitz I. Passiamo adesso ad Auschwitz II, ovvero Birkenau. Dopo Auschwitz I pensi che non possa esserci niente di peggio, ma ti accorgi di sbagliare quando arrivi a Birkenau. L'immensità di questo luogo è disarmante. Circa 4 km² circondati da filo spinato elettrificato e torrette di guardia. E nonostante molte baracche siano oggi distrutte, questo luogo ti dà subito la sensazione della sua vastità. Allora ragazzi, Birkenau è enorme, guardate la distanza delle varie torri e ancora di qua. Il perimetro è qualcosa di sconvolgente e lo potete anche vedere in rapporto alle centinaia di persone che stanno entrando in questo istante all'interno, come queste centinaia si disperdono e sono nulla, sono piccolissime, si disperdono all'interno di questa enormità. I lavori per la sua costruzione cominciarono alla fine del 41 ed entrò in funzione nel marzo del 1942. Come già detto in precedenza, dal 42 il complesso, formato da Auschwitz I e Birkenau, oltre a ricoprire il ruolo di campo di concentramento,
divenne il principale centro di sterminio di massa degli ebrei, dove la maggior parte delle persone deportate fu uccisa nelle camere a gas appena arrivata. Il processo di disumanizzazione qui è ancora più forte e presente che a Auschwitz I. Qui non sono presenti molti documenti e molte fotografie, ma l'orrore penetra ugualmente. Percorrevano migliaia e migliaia di chilometri in vagoni merci sovraffollati, impossibili da aprire dall'interno, senza ricevere né cibo né acqua e senza un'area dove fare i bisogni anche per 7-10 giorni consecutivi. Da lì passavano i treni e laggiù incominciava tutto lo smistamento. I vagoni arrivavano fino alla fine della strada, in prossimità delle camere a gas. Quando le porte del treno venivano aperte, molte persone, soprattutto vecchi e bambini, erano decedute, mentre i sopravvissuti si trovavano intontiti ed esausti. I detenuti venivano quindi divisi in gruppi e i medici delle SS selezionavano gli ebrei deportati. Con un semplice gesto della mano inviavano gli abili al lavoro da una parte e i ritenuti inabili, generalmente anziani, donne e bambini, direttamente alle camere a gas. Secondo le dichiarazioni di Rudolf Höss, primo comandante delle SS del campo di Auschwitz, circa il 70-75% degli internati fu portato alle camere a gas direttamente. In quest'area erano contenute più di 300 baracche, anche se oggi ne sono rimaste solo 45 in muratura e 22 in legno. Si possono però in molti casi vedere ancora i contorni dei camini di dove sorgevano. In queste spoglie baracche di legno, originariamente nate come stalle per cavalli, dormivano fino a 400 detenuti ed erano scaldate da piccoli forni, non sufficienti però a contrastare gli inverni a meno 30, meno 35 gradi di queste latitudini. Oltretutto, la maggior parte di esse, così come quelle in muratura, erano senza fondamenta o pavimento, semplicemente appoggiate al terreno, un terriccio spesso e fangoso. L'intera area ve la dovete immaginare come un'enorme distesa di terra, polvere e fango, in quanto ogni germoglio, ogni singolo filamento d'erba era stato estirpato dai prigionieri nella disperata ricerca di qualsiasi fonte di sostentamento. Anche le condizioni igieniche ovviamente erano davvero pessime. Inizialmente nel campo non c'era acqua corrente, epidemie e malattie erano molto diffuse. Le latrine, inoltre, erano insufficienti per il numero di detenuti e spesso più persone si trovavano ad utilizzare lo stesso buco. Denutrizione, torture, umiliazioni, annientamento psicologico, freddo, orari di lavoro massacranti e malattie rendevano davvero utopico sopravvivere. Sopravvivere poi fino a quando non si veniva selezionati per la camera a gas. Al termine dello scalo oggi si trovano le rovine dei crematori 2 e 3. Con l'avvicinarsi dell'esercito sovietico, i tedeschi provarono a nascondere le tracce dello sterminio facendo esplodere questi edifici. Si riescono però ancora a vedere benissimo le tracce dei forni e delle rotaie sulle quali venivano trasportati i cadaveri. Nelle vicinanze dei crematori 2 e 3
sorge il Monumento Internazionale in memoria delle vittime. Su queste lapidi è inciso un messaggio scritto in tutte le lingue parlate dalle persone sterminate qui. Nella parte più lontana del campo ci sono i resti dei forni crematori e delle camere a gas 4 e 5 e l'edificio chiamato sauna, dove venivano condotte le persone abili al lavoro per la disinfestazione, tatuaggio e rasatura. In questa zona sorgeva anche il capannone chiamato Canada, dove venivano stipati tutti gli oggetti e i beni sottratti agli ebrei. Il crematorio 4 fu parzialmente distrutto dai Sonderkommando durante una rivolta nell'ottobre del 1944. Viste le tantissime vittime, ci fu un periodo in cui in questa area remota i corpi venivano bruciati all'aperto e le ceneri gettate in uno stagno nelle vicinanze. Una testimonianza sono le foto scattate di nascosto dai prigionieri Sonderkommando ed esposte ad Auschwitz I. È stato un pugno nello stomaco. Finita la visita, siamo stati quasi senza parole fino alla sera e l'orrore è tornato a bussare alle nostre menti anche nei giorni successivi. Ci sono stati diversi punti dove non siamo riusciti a riprendere perché stavamo male e avevamo solo la forza di guardare e stare in silenzio. È stato anche faticoso rivedere le riprese a distanza di anni. Inoltre, tra le altre cose, vorremmo farvi riflettere sul fatto che la nostra visita è stata fatta d'estate, in una bella giornata di sole. Faceva caldo, c'erano gli alberi rigogliosi, l'erba verde, il cielo azzurro con nuvolette bianche, una bella luce. Dovete considerare che qui in inverno le temperature appunto arrivano a meno 30, meno 35 gradi. Queste persone venivano fatte lavorare duramente, venivano spaventate, derise, maltrattate, picchiate, stuprate, torturate, uccise. Erano denutrite, vivevano in condizioni igieniche allucinanti, in mezzo al fango e ai topi. Non avevano vestiti adeguati e a volte venivano fatti spogliare all'aperto. Vivevano in un luogo che magari gli aveva strappato gli affetti più cari davanti agli occhi. Venivano privati della loro libertà, privati della loro identità, privati della loro dignità. Non c'era pietà per nessuno, neppure per i bambini. Tutti dovrebbero vedere con i propri occhi questo luogo. Non bisogna dimenticare, bisogna fare in modo che un abominio simile non capiti mai più. Sappiamo che molti staranno pensando che non possono farcela. Anche io lo pensavo, è perché non volevo soffrire. È una consapevolezza che colpisce e colpisce duro. Fa male, fa paura, fa soffrire, fa imbestialire, inferocire, fa vergognare. E questo resta dentro di te per sempre.